a tutti e bentornati sul canale. Il programma di lavoro di quest'oggi non è ben definito, nel senso che il meteo è un po' incerto, ci sono sprazzi di sole, ma nel pomeriggio, primo pomeriggio, è prevista un po' di acqua, per cui ancora non ho ben organizzato la giornata. Vorrei finire di chiudere quei buchi nel muro di pietra che ho iniziato poco tempo fa. Allo stesso tempo vorrei pulire un po' questo che nelle mie intenzioni dovrebbe diventare un giardino, e per darvi un'idea di quello che potrebbe e dovrebbe essere in un futuro vi faccio vedere il giardino qui di fianco, che è sempre stato ben curato e quindi non è stato invaso dai rovi come in questo caso. Ci ho pensato un po' e alla fine ho deciso di non utilizzare il decespugliatore, almeno non all'inizio, perché i rovi sono in quantità troppo massiccia, rischierei di rovinare il decespugliatore e di fare fatica inutile. Per iniziare inizieremo col metodo antico, con il falcetto. Qui adesso devo fare molta attenzione perché assieme ai rovi che sono cresciuti nel muro ci sono anche questi tralci. È una vecchissima vite, probabilmente ce n'è più di una in tutto, diciamo, questo parapetto, quindi devo stare attento a non danneggiarla, perché vorrei tenerle per far sì che poi le viti rampichino su quello che sarà diciamo, il parapetto in legno che ho intenzione di fare su questo bordo del muro. Quando si fanno questi lavori bisogna mettere in conto che strappando i rovi, avendo delle radici molto profonde nei muri in pietra, possa succedere questo, sia che strappando la radice alcuni pezzi di muro si possano sgretolare, insomma, deteriorare, ma in una fase successiva vedremo di ripristinarlo al meglio. Non fate mai questi lavori con indumenti a maniche corte, mi raccomando.
Il tavolo su cui ho appena pranzato è stato costruito dalle persone che hanno qua la baita ed è stato fatto ad utilizzo di tutti, non solo di coloro che hanno qui la baita, ma anche di chi di passaggio volesse fermarsi e ristorarsi. La comunità di questi luoghi è molto bella, è molto affiatata, anche se sono solo poche famiglie, tutti si aiutano e se qualcuno ha bisogno di qualcosa, uno aiuta l'altro senza chiedere niente in cambio. È una sensazione molto bella. C'è anche un belvedere dal quale si vede il lago. È bellissimo oggi. Ecco, questa è una panoramica delle poche baite che compongono il Corte. E l'atmosfera è silenziosa e magica. E questo è il tetto della mia baita. Faticosamente sono riuscito ad aprirmi un varco qui verso il muro in pietra. Vedete, ci sono ancora i vecchi sostegni dei parapetti fatti con dei pali di castagno che venivano inseriti in questi alloggiamenti. E poi ho scoperto qualche pianta da fiore che è cresciuta spontanea, non so di quale essenza si tratti, lo scopriremo presto. Ed eccoci giunti a metà pomeriggio. Questo è il lavoro fatto, tanta fatica, non è ancora finito ma ci siamo quasi. Eccomi al termine anche di questa giornata. Il tempo sembra sempre tantissimo, ma è sempre troppo poco. Qualche lavoro l'abbiamo fatto, il giardino sono riuscito quasi a terminarlo, diciamo che manca poco. Ma sì, è stata una giornata comunque proficua, spero che vi siate divertiti, continuate a stare con me. Se vi piacciono i miei video mettete un like, se volete iscrivetevi, sarete aggiornati su tutto ciò che
faccio qua in baita in tempo reale. Vi do un abbraccio e alla prossima.